Glutine sì o glutine no? Conosci i suoi effetti sul corpo umano? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi scopriamo insieme un argomento che reputo fondamentale nella nostra ricerca del benessere, il glutine. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire quali effetti può avere il glutine sull'organismo e quali alternative esistono in natura. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Il glutine è un complesso proteico che rende un impasto elastico, viscoso e ben coeso. Più glutine c'è e più la farina risulta lavorabile. Sempre più persone però soffrono di intolleranza o sensibilità a questa sostanza, quindi se vogliamo raggiungere il benessere è utile conoscere anche questo argomento. Iniziamo parlando del grano. Il grano, oltre ad essere stato modificato geneticamente nel corso degli ultimi decenni per agevolare il raccolto e aumentare la parte proteica, ha subito dei cambiamenti drastici attraverso nuove tecniche molitorie che hanno portato all'esasperazione di tutte le fasi di macinazione. Non solo, la farina viene setacciata e filtrata di più rispetto ad anni fa, di conseguenza si perdono ulteriormente le fibre. Con la fase di macinazione sempre più veloce si è arrivati ad avere una farina molto più stressata, che ha costretto l'aggiunta del glutine vitale di frumento secco. Tutto questo per mantenere gli standard di qualità. Aggiungendo molto glutine vitale, la farina però diventa rigida, pertanto i molini sono costretti ad aggiungere anche del glutine idrolizzato oppure degli enzimi per renderla più estensibile. La logica conseguenza di quanto detto è che con tutto il glutine aggiunto alle farine, il nostro organismo sicuramente farà molta più fatica a digerirlo. Per rendere più evidente l'idea, la parola glutine deriva dal latino gluten, ovvero colla, così come per l'inglese glue. A questo punto la domanda sorge spontanea. Con l'aumento del glutine nelle farine, chi fornisce gli enzimi per digerire tutta questa colla? Non potrebbe essere questa la causa o comunque un importante cofattore delle sempre più numerose intolleranze alimentari? Vediamo quindi quali problemi può arrecare il consumo del glutine al nostro organismo. Il primo riguarda la sensibilità al glutine, problematica che colpisce ormai quasi il 25% degli italiani, anche se non risultano celiaci da esami di laboratorio. La seconda problematica riguarda l'aumento della produzione di zonulina, molecola strettamente legata alla permeabilità intestinale. Quando le giunzioni intestinali si aprono a causa della zonulina, all'interno dell'intestino possono entrare tossine, allergeni e patogeni. Gli effetti della permeabilità intestinale sono davvero molti, se ne contano addirittura oltre 80 sintomi. Il primo risultato è il più evidente, ovvero problemi digestivi, con conseguente carenza di energia e gonfiore. Poi abbiamo il reflusso, il meteorismo, crampi e il colon irritabile. Vi sono anche problematiche neurologiche, alle vie urinarie e dermatologiche. Evitare o comunque ridurre il glutine dunque sembrerebbe non essere una semplice moda, ma una valida scelta alimentare. L'avevo già accennato nel video riguardante la fase 3 del cambio di alimentazione che effettuai con mio padre nel 2014, percorso che lo portò a perdere 18 kg in 4 mesi. Ti consiglio di guardarlo se te lo sei perso. Dopo aver visto gli effetti di questa sostanza, analizziamo quali alimenti possiamo acquistare se vogliamo intraprendere un percorso di eliminazione o quantomeno di riduzione del glutine. Il primo elemento utile può essere il riso, ovviamente è preferibile quello integrale. Questo alimento non ha bisogno di introduzioni. È un'ottima fonte di fibre e antiossidanti e può essere sfruttato anche come farina per la preparazione di dolci, ma anche pasta e pane. Il secondo alimento è il grano saraceno.
Fonte di amminoacidi essenziali come lisina, treonina e triptofano, possiede anche antiossidanti, in particolare la rutina. Tiene a bada la pressione alta e il colesterolo, è remineralizzante e aiuta la circolazione sanguigna. Famoso per i pizzoccheri, la sua farina può essere utilizzata per molte ricette salate e dolci, come polpette e biscotti. Il terzo alimento di oggi è il miglio. Ricco di minerali come magnesio, calcio e ferro, è ottima fonte di silicio, fondamentale per la salute di pelle, capelli, denti e unghie. Risulta ideale per realizzare sformati, crocchette o polpette, ma anche zuppe, ripieni e addirittura dolci. Al quarto posto abbiamo la quinoa. La quinoa, diventata sempre più popolare negli ultimi anni, è una pianta appartenente alla famiglia degli spinaci e della barbabietola. È ricca di proteine, compreso l'amminoacido lisina, non presente solitamente negli altri cereali, ed è anche fonte di calcio, ferro e potassio. Contiene antiossidanti come il canferolo e la quercetina, che possiedono una potente attività antinfiammatoria. È utile per contrastare malattie legate all'invecchiamento cellulare, come tumori, diabete di tipo 2 o malattie autoimmuni. È ricca di fibre insolubili utili per migliorare il transito e la regolarità intestinale. Unico accorgimento, essendo fonte di saponine, ovvero uno dei principali antinutrienti, andrebbe messa in ammollo e poi risciacquata, cambiando l'acqua più volte durante il processo, così da ridurre il contenuto appunto di saponine che andremo ad ingerire. Stesso procedimento che si fa con i legumi. La farina di quinoa è ottima se miscelata con altre farine per ricette salate, ma anche biscotti e torte. Proseguiamo con il quinto alimento, l'amaranto. Come la quinoa, anche l'amaranto ha proprietà che lo rendono assimilabile ad un cereale, ma di fatto non lo è. Anche lui è ricco di lisina, fibre insolubili, calcio e magnesio. È ricco anche di ferro, quindi è consigliato assumerlo in caso di anemia, accompagnandolo ad alimenti ricchi di vitamina C, così da aumentarne l'assorbimento. La farina di amaranto ha un sapore forte ed è ottima se utilizzata con farina di riso e di quinoa. Il sesto alimento di oggi è il sorgo. È una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle graminacee. È un alimento ideale per tenere sotto controllo il diabete. Il sorgo infatti inibisce l'assorbimento di amido e agevola la regolazione nel sangue dei livelli di insulina e di glucosio. La farina di sorgo ha un sapore neutro e leggero e può essere utilizzata in toto per tutte le ricette. È ottimo il couscous di sorgo. Il settimo cibo senza glutine che ti consiglio è il teff. Ricco di vitamine del gruppo B e calcio, è un cereale dai semi piccolissimi e dalle notevoli proprietà. Ha un basso contenuto glicemico, è ricco di fibre e compensa le carenze derivanti dall'anemia. La farina di teff ha un sapore tendenzialmente dolce e può essere utilizzata per polpette, biscotti e pancakes. Questi sono gli alimenti che si possono utilizzare se si vuole escludere o ridurre il glutine nella propria alimentazione. Ma è possibile aggiungere anche alcune farine che possono aiutarci ad andare in questa direzione. All'ottavo posto di oggi troviamo infatti la farina di cocco. La sua farina è ricca di fibre e aiuta a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. È un'opzione eccellente per coloro che seguono un regime alimentare paleo o keto ed è ottima per la realizzazione di biscotti e dolci in generale. La casella 9 è occupata dalla farina di mandorle. È leggermente dolce ed è relativamente facile da usare in sostituzione della farina di grano. La farina di mandorle è incredibilmente nutriente e ricca di grassi sani, vitamina E, fibra e magnesio. Viene utilizzata soprattutto nella preparazione dei dolci, in particolare di torte e biscotti. Al decimo posto troviamo la farina di ceci. Generalmente utilizzata per preparare falafel e la famosa farinata, la farina di ceci è incredibilmente nutriente e contiene buone quantità di acido folico, magnesio, zinco, selenio e vitamine del gruppo B. Aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, protegge dalle malattie cardiache, riduce l'infiammazione ed è benefica per l'intestino. Può essere utilizzata sia in ricette dolci che salate. L'undicesima alternativa di oggi è la farina d'avena.
Naturalmente povera di glutine, l'avena è generalmente tollerata da chi è sensibile al glutine. Per chi è celiaco è importante assicurarsi che la farina d'avena sia certificata senza glutine. Ti rimando al mio video sulla lettura delle etichette alimentari che sono sicuro possa esserti d'aiuto, te lo lascio qui sopra come sempre. Viene prodotta macinando l'avena intera ed è un'ottima farina per biscotti. Contiene un tipo di fibra solubile chiamata beta-glucano che è meglio noto per ridurre il colesterolo cattivo LDL. È anche ricca di manganese, selenio, magnesio, fosforo, zinco, ferro e vitamine del gruppo B. Chiudiamo con due farine bonus. Al posto numero 12 abbiamo la farina di mais. Ricca di carboidrati e carotenoidi, è una farina che riesce a dare friabilità agli impasti. Oltre che per la famosissima polenta, viene utilizzata soprattutto nella preparazione di tortillas e pancakes. L'ultima alternativa che mi sento di consigliarti oggi è la farina di canapa. Ottima fonte proteica, contiene tutti gli 8 amminoacidi essenziali ed ha una corretta proporzione di omega 3 e omega 6. Ha un retrogusto di nocciola ed è ottima se miscelata nei dolci, nella preparazione della pasta, pane, ma soprattutto pizza. Ti consiglio quest'ultima se non l'hai mai provata, è davvero molto semplice da digerire. Personalmente cerco di introdurre pochi cereali e legumi nel mio regime alimentare. Ho riscontrato enormi benefici dalla semplice riduzione di questi alimenti e non tornerei più indietro. L'aumento di energia e l'eliminazione di problematiche intestinali sono solo alcuni dei vantaggi. Per ridurre ulteriormente le infiammazioni intestinali può essere molto utile anche l'introduzione di omega 3 e la riduzione di alimenti come i latticini. Ho parlato di questi alimenti nel video che ti lascio qui sopra. Ancor meglio è l'introduzione della L-glutammina, che troviamo nella carne di manzo, nel salmone e proteine animali in genere, quindi anche nelle uova. Se si è vegani la si può recuperare invece attraverso il cavolo, gli spinaci e le barbabietole. Spero di averti dato un quadro completo dell'argomento glutine. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.